Con più di 300 unità prodotte del Soleil 20, il cantiere partenopeo Salpa è diventato uno dei punti di riferimento nel mercato dei battelli pneumatici di medie dimensioni. Però il Soleil 20 non è un entry level, quindi nella gamma Soleil mancava un gommone per tutti, soprattutto adatto ai senza patente. Mancava un gommone facile da condurre, divertente e fatto bene, insomma mancava questo, il Soleil 18. E io oggi sono a Genova, in Liguria, per testarlo. Questo è The Boat Show. Quindi cominciamo subito a conoscerlo. Lunghezza fuori tutto 6 metri, larghezza al baglio massimo 2 metri e 48 centimetri, 2 metri e 21 coi tubolari sgonfi. La riserva di galleggiamento è divisa in 4 compartimenti e può imbarcare 90 litri di carburante e 8 passeggeri se in categoria C. A poppa, 2 larghe plancette integrate nello stampo superano la profondità del motore, agevolando la salita o la discesa in banchina qualora foste ormeggiati di poppa. Su quella di sinistra la scaletta bagno telescopica a 4 step con 2 maniglione inox. L'entrata in pozzetto avviene tramite la cuscineria poiché la seduta di poppa è a tutto baglio. Lo schienale reclinabile e la seduta espandibile rendono insieme alle selle in vetroresina cuscinate questa zona davvero grande per un battello pneumatico di soli 6 metri. Ma attenzione perché il meccanismo che permette tutto questo, in navigazione potrebbe essere non tanto sicuro e allora quando il motore canta, qua è meglio chiudere tutto. A ribalta nel modulo della seduta di pilotaggio il tavolino della zona living di poppa. Certo, ho detto che questo è l'entry level della gamma Soleil di Salpa, però l'attenzione con cui il cantiere ha curato ogni dettaglio su questo battello non è seconda a nessun altro modello dello stesso cantiere. Il modulo della seduta di pilotaggio permette una conduzione semiseduta, con l'accenno di un puntapiedi nella parte bassa del cassero e possibilità per lo storage anche sotto la cuscineria. Sia il cassero che il modulo della seduta sono decentrati sulla dritta e con la loro forma sottile e svasata concedono tanto spazio per il movimento a bordo. Particolare, che ricorda quasi il parabrezza di uno scooter, è la forma del plexiglass sul cassero. Sotto il livello di calpestio la possibilità di un serbatoio fisso del carburante. A prua un altro grandissimo prendisole componibile con tavole mobili che si uniscono alle cuscinerie della seduta fronte marcia sul cassero. Sotto entrambi tanto spazio per lo storage. Questi grandi spazi prodieri anche su un 18 piedi sono possibili grazie al pruino in vetro resina dentro il quale c'è il gavone dell'ancora già predisposto per il vericello elettrico. Già dalla postazione di pilotaggio ci si riesce a godere benissimo questo gommone. Perché? Perché la loro family line è quella di un cavallino rovesciato che verso prua si va a tuffare il mare. Questo naturalmente dà più aggressività alle linee di coperta, ma soprattutto ci permette di vedere fin davanti a prua. Su un 18 piedi lo vedremo comunque, ma è una gran bella cosa. La carena del nuovo Salpa Soleil 18, come tutte le carene di Salpa, sono carene monostep. Questo aiuta in fase di preplanata a non alzare la prua eccessivamente e poi durante la conduzione a ricercare l'assetto migliore, l'incidenza ottimale sull'acqua. La laminazione dello scafo è stata fatta a mano, è un gommone leggero ma non leggerissimo. Questo però incide tanto sulla navigabilità del battello, certo perché la massa aiuta ad andare ad urtare le onde in maniera diversa, in maniera migliore, ad aprirle e quindi non sbattere eccessivamente, non rimbalzare come se fosse un sasso. E come in tutta la gamma Soleil il dritto di prua è verticale, questo per la ricerca della lunghezza massima al galleggiamento, che certo su barche più grandi è importante, ma su battelli così piccolini è estremamente importante, ogni centimetro fa la differenza. La motorizzazione massima sul nuovo Soleil 18 è di 115 cavalli, però il concetto di questo battello è quello di un entry level, un battello per tutti e quindi nel mercato italiano anche per i senza patente. Oggi noi abbiamo 40 cavalli Yamaha dietro sullo specchio di poppa per godersi la navigazione con questo nuovo battello di Salpa. Ora diminuisco un pochino la velocità per andare a testare realmente l'uscita implanata. Vediamo se il muso si alza o no. Siamo in fase dislocante,
do un po' di gas, 5 nodi e mezzo e siamo in fase di planata. Avete visto? Il battello rimane con la stessa incidenza sull'acqua. Però adesso è il momento di dare gas, perché? Perché se è vero che questo è un entry level, se è vero che questo battello è fatto per tutti, beh, allora deve poter permettere qualsiasi tipo di manovra, anche magari le più sconsiderate dei meno esperti, come per esempio arrivare alla velocità di crociera intorno ai 20 nodi, 4800 giri motore, 16 litri.4 consumati per ora e che ne so, dare tutta barra? Il trim è tutto giù e l'elica non cavita e la stabilità che il tubolare dà a questo battello è una garanzia per chiunque timoni questo gommone. Certo, questo era la velocità di crociera, ma se volessimo spingere un po' di più e se per caso spingendo un po' di più volessimo fare delle manovre inusuali, come per esempio questa, oppure aprendo tutto, questa, o un bello zigzag, lo voglio testare davvero questo gommone, vediamo se ci può permettere tutto quello che ci viene in mente di fare. Sempre stacco di massa allacciato al pilota, mano sulla manetta, sicurezza per prima cosa. E chi esce in mare con un gommone vuole anche la massima adrenalina. Allora apriamo tutto e vediamo cosa può fare questo nuovo prodotto di Salpa. Con questa motorizzazione il cantiere dichiara di poter arrivare a raggiungere i 24 nodi. Quindi, come sempre, io oggi ho due obiettivi. 1, raggiungerli. 2, superarli. Gas tutto aperto. Siamo a 6.000 giri minuto e stiamo consumando 22.2 litri per ora e stiamo facendo 24 nodi.2. Beh, il primo obiettivo è raggiunto e adesso voglio superarlo. Vado a lavorare un po' di trim. Oggi il mare a Genova è piatto, c'è solo un po' di onda lunga, il che ci permette veramente di andare a vedere qual è la vera velocità di punta. Alzo un po' il trim, il motore comincia a cantare davvero, il battello diventa molto più leggero, lo scafo si stacca dall'acqua e arriviamo a 6.400 giri minuto, 23 litri.3 per ora e abbiamo toccato i 26 nodi.6. Beh, anche con un 40 cavalli sicuramente su questo nuovo gommone Salpa ci si può divertire.